Argomento del video di oggi: Triumph Street Triple 2023. Se una cosa dobbiamo imputare a Triumph è la filosofia evolutiva che porta le sue moto a evolversi di continuo tecnicamente, ma senza darlo poi troppo a vedere. Le Triumph continuano infatti a crescere sia in prestazioni che in tecnologia, ma si evolvono sempre nel segno della continuità, senza ad esempio strillare i cambiamenti con cambi radicali di design che arrivano davvero con poca frequenza. Una filosofia che possiamo dire da un lato mi sento di condividere, perché aiuta sicuramente a tenere alto il valore del mercato delle moto precedenti, delle versioni precedenti, ma dall'altro rischia di far passare quasi inosservato il lavoro dei tecnici inglesi, che è tanto. Prendete ad esempio la Street Triple. Ecco, lei spiega molto bene la filosofia Triumph. Siamo ormai alla terza generazione della moto con gli occhi da ape, intendo, e ci sono stati un sacco di aggiornamenti, quasi tutti i particolari estetici sono stati ritoccati, ma la moto è sempre lei. Ancora una volta quindi Triumph ha evoluto, ma certo non stravolto, una moto che comunque, va detto, non è nemmeno facile da modificare in profondità, soprattutto se si vuole rimanere fedeli a una filosofia che ha fatto sì che la scegliessero oltre 130.000 motociclisti dal 2007 ad oggi. Filosofia che oggi comunque attinge a piene mani dall'esperienza che Triumph ha fatto con la fornitura di motori alla Moto2, ha fatto e sta facendo ancora oggi. Così, se nel 2020 ad Hinckley erano stati bravi, devo dire, ad assorbire il colpo del passaggio all'Euro 5 senza perdere prestazioni, oggi spingono addirittura sull'acceleratore. Ma delle due moto protagoniste di questo video, della prova di questo video, vi ho già parlato in modo approfondito nel video di presentazione, ve lo metto qua sopra per comodità, andatevelo a vedere perché si spiega veramente tutto. Ora Erez, è il momento di andare al sodo e provarle su strada e in pista. Prima però un piccolo richiamino per ricordare che la struttura tecnica non è cambiata. Con il 3 cilindri 765 protagonista in due allestimenti di potenza, 120 cavalli per la R e addirittura 130 per la RS, e di dotazione uno dei telai più raffinati del segmento, in alluminio, giova ricordarlo, di pura derivazione sportiva, e la caratteristica di avere lo sterzo separato dal gruppo ottico, caratteristica da vera Street Fighter che migliora la sensibilità di guida. E poi partner di primo livello per elettronica, freni, pneumatici. Triumph in questo fa ancora spesso la differenza, pur con prezzi che restano sempre molto interessanti. In questo caso 10.295 euro per la Street Triple R, 12.695 per la RS. Di partire, come al solito, uno sguardo a quello che ci troviamo davanti quando saliamo sulla Street Triple Model 2023. Diciamo che l'impatto è abbastanza simile a quello che siamo abituati già a trovare. Questa è l'RS, quindi con la strumentazione TFT, con il design che, insomma, diciamo che quello della Speed è un po' meglio. Sono i design un po' complicati che faceva Triumph ancora nella precedente generazione di strumentazioni. Quello magari me l'aspettavo che cambiasse con un design, diciamo, più racing. Comunque tutte le indicazioni, indicazione livello carburante, indicazione temperatura dell'acqua, indicazione della mappa che è inserita, le spie sono ai lati, velocità, contagiri. Ovviamente qui si possono cambiare anche le schermate, le mappature si cambiano con il pulsante M sul blocchetto a sinistra. Come potete vedere scorrono là in alto le varie mappature che sono Rain, Road, Sport, Track, Rider, che è personalizzabile. I controlli sono legati alle mappature, quindi non si può andare a intervenire, cioè con la Rider noi possiamo comporci la mappatura come vogliamo, ma pescando dalle altre mappature, non intervenendo in modo fine rispetto alle mappature esistenti, come succede per esempio su altri modelli. Si possono cambiare gli stili, come sapete, e si può anche utilizzare
il cronometro sulla configurazione track della Street Triple RS. Si possono cambiare anche i colori, eccetera eccetera. Questa moto ha anche le manopole riscaldabili che oggi potrebbero far molto comodo, bella la pompa MCS interasse variabile, ce l'ha solo praticamente la Triumph. Niente, questo è tutto quello che si vede a bordo della Street Triple RS. Con il pulsante Home si torna sempre nel menu per andare a vedere tutte le voci di menu che si comandano col joystick nella parte sinistra, e adesso possiamo anche andarcela a provare. Primo giorno di test terminato con la nuova Street Triple 2023, solo pista, solo RS. Domani, secondo giorno, proveremo sia la R sia la RS su strada. Cosa dire sulla pista? Beh, sappiamo che è uno dei punti di forza della Street Triple e si riconferma tale, perché davvero a Jerez questa Street Triple RS 2023 ha dimostrato di sapere il fatto suo, di essere assolutamente competitiva, secondo me anche con moto quasi di cilindrata superiore. Pista che stamattina era bagnata, diciamo poco agibile con le Supercorse SP, che però nel corso della giornata è migliorata fino a diventare praticamente tutta asciutta, per cui siamo riusciti a guidare al meglio. Diciamo che, come detto, Triumph non strilla i suoi cambiamenti con dei cambi radicali di design, però devo dire che effettivamente il lavoro, la ciccia, quella che c'è sotto il design, invece cambia di parecchio. Due le aree secondo me su cui sono migliorati più di tutti: l'elettronica, il controllo elettronico e il motore, la gestione del motore. La ciclistica si riconferma una validissima ciclistica, non sono stati fatti dei cambiamenti radicali, però devo dire che il lavoro di Triumph per rendere la moto più veloce, a cambiare direzione, effettivamente ha avuto degli effetti benefici. Probabilmente non resterà la moto più veloce di tutte, la moto più svelta, ce ne saranno di più svelte se faremo una comparativa, cosa che vorrei veramente organizzare. Detto questo, però, la moto si è velocizzata in tutte le sue manovre, un po' meno, come dire, un po' meno fisica da usare, anche perché il manubrio più largo riesce a dare un timone migliore e quindi la moto è più svelta. Detto questo, però, non ha perso assolutamente la sua grande stabilità. Incredibile se pensiamo che siamo in sella ad una roster con una grande esposizione all'aria, la stabilità che riesce a esprimere anche sui curvoni qui di Jerez questa moto. Il manubrio è sempre fermissimo tra le mani, entri in curva a una velocità veramente importante, anche alla massima piega non hai mai nessun segno di nervosismo. La moto sente molto quello che passa sotto le ruote, nel senso che le sospensioni sono tendenzialmente, la struttura è abbastanza rigida, ma non ti dà mai un feedback negativo. Ti senti molto la moto in mano, riesci comunque ad andare sempre molto forte. E questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Penso che a livello di gratificazione di guida in pista questa moto sia assolutamente paragonabile alla Tuono V4 1100. Parliamo di un'altra categoria, ma questo è per darvi l'idea del rapporto che abbiamo. Il fatto di staccare i fari dal manubrio, di avere un telaio di derivazione sportiva che si fa assolutamente sentire. Dicevo, quindi confermata la ciclistica, non sono un fan, dico, della forcella Big Piston che trovo piacevole in frenata perché è sempre molto controllata, ma una forcella che tende sempre a rimanere per me un pochino alta sul davanti quando sono in percorrenza di curva. Detto questo, lavorandoci con Felipe Lopez, che è il test driver che sviluppa le Street Triple di Triumph, che conosco molto bene perché ci abbiamo corso anche uno contro l'altro, abbiamo lavorato un po' sul posteriore, abbiamo dato un pochino più di carico e ho trovato una moto con un assetto che loro definiscono track, davvero più precisa da guidare, molto più gradevole, con una miglior definizione della linea e miglior precisione di guida. Quindi devo dire che lavorandoci un po' alla fine mi sono fatto piacere persino la forcella. Molto molto buoni freni, punto di forza la leva MCS che ti permette di regolare l'interasse della leva, quindi consentendoti di scegliere la risposta che preferisci. Io preferisco il 19, l'interasse 19, perché più modulabile, più gestibile, però c'è chi preferisce la frenata più secca, vada sul 20 oppure sul 21. Detto questo, dicevo i due punti di forza: elettronica e motore. Elettronica, ABS, 10 lode, era il grande vero limite della versione precedente che abbiamo provato in pista qualche anno fa a Cartagena, non poco sfruttabile in pista perché modulava tantissimo, era la prima con l'Euro 5, quindi la prima con l'ABS obbligatorio. Qui sono stati fatti passi veramente da gigante, è un ABS eccezionale, eccellente, diciamo a livello dei migliori
migliori ABS delle moto sportive che ci sono in circolazione, tant'è che non sono mai riuscito a farlo entrare in nessuna situazione, staccando anche fortissimo in fondo al tornantino di Jerez con la ruota posteriore sollevata, il che vuol dire che l'ABS adesso funziona molto bene. Gestione della frenata quindi molto valida, elettronica dicevo buona, controllo di trazione molto buono, vedi lampeggiare la spia sul cruscotto ma non hai mai la sensazione che la moto o non faccia strada o comunque degli interventi abbastanza diciamo significativi, quindi devo dire elettronica promossa. E promosso anche il motore, perché al di là della potenza massima che è aumentata anche la schiena. C'è più spinta a tutti i regimi, e questo non solo perché il motore è più potente e ha più schiene, ma anche perché, e non ce l'avevano detto, ma ce l'hanno detto ovviamente qui in conferenza stampa, sono stati cambiati completamente i rapporti del motore. La prima è un pochino più lunga, seconda, terza, quarta, quinta, sesta sono più corte, e anche la finale è diversa perché adesso è un 18 di pignone, 48 di corona. Il risultato è che tutta la rapportatura è un po' più corta, e questo fa sì che la moto sia molto più brillante a rispondere al gas, e fa sì anche che qui ci siano delle curve che si possono fare in due marce diverse, quindi magari ci sono alcune curve come la prima di Jerez qui che si può fare sia in seconda sia in terza. Consiglio di usare sempre una marcia un pochino più alta, perché quando si usa la marcia bassa questo motore ha ancora un po' tanto freno motore, un freno motore abbastanza consistente, e questo quando si usa la marcia bassa sporca un po' la riapertura. È rimasto un pochino quello che si definisce on-off, ma io più che on-off direi che ha un freno motore che secondo me dovrebbe essere un filino di meno, quindi meglio la marcia lunga, tanto questa moto consente anche lo short shift perché la schiena ce l'ha, e quindi quando fai due cambiate ravvicinate, per esempio qui almeno in due situazioni si fanno cambiate ravvicinate, dopo la curva 3 si fa terza, quarta velocemente, dopo il tornantino seconda, terza, quarta velocemente, quindi diciamo la cambiata sotto coppia, ma il motore spinge. Con questa nuova rapportatura aiuta molto, invece prima dovevi tirare di più le marce. Questo è sicuramente un fatto positivo. Devo dire che in pista questa moto resta estremamente competitiva, soprattutto l'ultimo turno mi sono riuscito a divertire, non ti stanca, vai fortissimo, e brava Triumph perché è riuscita ancora a migliorare la Street Triple, cosa che secondo me non era così semplice. Adesso ci aspetta la strada, domani proviamo anche la R, e quindi andiamo a riposare e poi domani altro giretto per capire queste modifiche quanto hanno avuto effetto nella guida stradale. Secondo giorno di guida, prova stradale come già detto, in sella alla Street Triple R. Guardiamo il ponte di comando perché ci sono alcune differenze rispetto alla RS, come potete vedere, non tanto per il manubrio che è identico, per la piastra di sterzo che è identica, quanto per la forcella che ha funzioni separate, quindi regolazione del precarico sulla sinistra e idraulica sulla destra, quindi una forcella un pochino più semplificata a livello di regolazioni e di idraulica soprattutto, ma soprattutto le differenze sono date dal cruscotto e dal quadro comandi. Cruscotto che è in comune per esempio in gamma Triumph con la Trident 660, un po' meno scenografico se vogliamo, ma devo dire che al lato pratico in realtà non si perde granché, perché a livello di immediatezza di informazioni è quasi superiore a quello della RS, perché il contagiri ad esempio si vede molto bene. Tutto si comanda col blocchetto di sinistra che col joystick riesce a farci entrare a livello dei menu per gestire le varie indicazioni che vogliamo far comparire, e ovviamente col tasto M ci sono le mappature, si possono cambiare, le mappature sono Rain, Road, Sport e Rider personalizzabile. Manca la mappatura Track rispetto alla RS, qui non è presente. Gli specchietti sono fissati al manubrio in modo tradizionale e non sull'estremità come è sulla RS, e la pompa del freno è differente perché è una Nissin, non la Brembo MCS, con una regolazione di tipo tradizionale. Tutte le differenze sono più o meno queste, e adesso possiamo anche andare a provare la Triumph Street Triple R. Bene, secondo giorno di prova dedicato alla strada, per capire che queste moto alla fine sono
moto stradali con cui però ci si può anche andare a divertire in pista, soprattutto riguardo l'RS. Come vedete alle mie spalle c'è sia la RS sia la R, perché su strada abbiamo provato entrambe. Beh, cosa dire, quello che ho già detto, sono due straordinarie moto stradali con cui magari ci si può anche avventurare a fare dei turni in pista se si usa soprattutto la RS. Giro speculare, quindi abbiamo fatto l'andata con l'RS e il ritorno sulla stessa strada con la R, utile per capire le varie differenze. Partito con la RS ho ritrovato la Triumph che ben conosco, assolutamente precisa, molto stabile, molto rassicurante, grande feeling, ti dà molta sicurezza di guida. L'anteriore estremamente piantato, una lama la metti veramente dove vuoi, sospensioni tendenzialmente abbastanza rigidine, non sicuramente un'agilità da riferimento nel segmento, dovuta soprattutto anche, come sappiamo, al motore 3 cilindri che ha un albero motore più largo. Insomma, la RS, quando tu la vai a lavorare all'interno delle curve, nei cambi di direzione, richiede che tu sia un pochino più deciso fisicamente rispetto magari a qualche concorrente più agile, però nel compenso il mix tra velocità di esecuzione e stabilità e sensazione di sicurezza e di appoggio sul terreno che ti offre la Street Triple RS è davvero proverbiale. Il motore è sicuramente il punto forte diventato di questa moto, perché gli interventi che sono stati fatti a livello di erogazione, di spinta, ma soprattutto anche di rapporti, perché sono belli corti, a 130 il motore gira circa 7000 giri più o meno, non me lo so dire precisamente perché col contagiri non si vede proprio benissimo il regime, però siamo lì. Motore quindi rapportato molto corto, fa sì che quando tu vai a richiamare il gas in uscita di curva o guidando in un bel misto, la moto è sempre super pronta a rispondere. Una risposta però ben gestita, perché quel freno motore che in pista mi era sembrato un po' troppo alto, perché in alcune curve strette tendeva a tenere un po' troppo la moto, quindi in pista la vorrei più scorrevole. Su strada invece il bilanciamento tra freno motore e riapertura del gas l'ho trovato veramente azzeccato, quindi mi è piaciuto molto. E questo fa sì che la moto si guidi in modo molto fluido, abbia sempre il gas pronto a rispondere, ma mai risposte diciamo scomposte. Come dicevo, motore che si fa trovare molto pronto alla risposta, soprattutto per i rapporti corti, ma devo dire che sposo appieno la scelta di Triumph, perché tanto questa moto arriva più o meno a 240 all'ora di velocità massima, ma non credo che una naked si possa pensare di andare più forte, anche perché qui l'esposizione all'aria è davvero totale, quindi di aria addosso ve ne prendete parecchia, e quindi io preferisco avere dei rapporti più corti, in modo che su strada io possa avere una risposta più gasante, anche perché con l'arrivo delle bicilindriche sportive, questa diciamo differenza di spinta ai medi regimi si faceva un po' sentire. Adesso Triumph ha lavorato per colmarla e ha lavorato molto bene, quindi ottima ciclistica, motore centratissimo, freni super eccellenti, con il posteriore in particolare che è accademico per quanto è ottimo a livello di punto di pressione, di capacità di frenare nel modo corretto, di chiudere la linea, un freno posteriore da cui tanti dovrebbero prendere ad esempio, e il freno anteriore potente, sicuramente con le stilema, resta un po' la leva lontana anche quando è regolata più vicina. Per chi ha le mani piccole come me, questo è una cosa che si evidenzia. Racconto un attimino anche delle vibrazioni, che comunque sono comuni a entrambe le moto. Fino a 7000 giri niente di che, da 8000 in su compaiono a livello di pedane e manubrio, si rimpallano un po' tra questi due elementi, niente di super fastidioso, ma comunque sono vibrazioni che sono avvertibili. Quindi RS che davvero riesce a fare un ottimo lavoro su strada, potendo poi alzare l'asticella quando si vuole andare in circuito. R, la domanda è: cosa mi perdo se rinuncio a 2.800 euro di spesa per prendere una R invece che un RS? Perché questa è la domanda che sicuramente si fanno tutti. La risposta è: su strada in realtà non perdo granché, perché ovviamente la potenza maggiore, 10 cavalli in più che all'RS, sono tutti molto in alto. Su strada si utilizza il motore a regimi diciamo differenti, e questo fa sì che le due moto siano abbastanza sovrapponibili a livello di erogazione e di gestione del gas, eccetera eccetera, e anche di vibrazioni, come vi ho raccontato prima. La R è un pochino più semplice a livello di sospensioni, ma devo dire che alla fine per me è perfino più bilanciata. Cosa vuol dire? Sulla RS io rilevo come una sorta di piccola disarmonia di funzionamento tra l'anteriore e il posteriore, con il posteriore che con l'alteratura stradale che ci ha fatto Triumph è abbastanza sfrenato, quindi coppia bene
gli avvallamenti della strada, e l'anteriore, la forcella, invece, che fatica un po' a partire, rimane sempre un pochino più ferma, quindi la moto ruota, diciamo, praticamente sull'asse anteriore, ma questa è un po' una costanza della Big Piston. Devo dire che comunque su questa moto la cosa non è così evidente, per cui alla fine l'assetto mi è piaciuto. È tutto spostato di 2 scalini sotto a livello di morbidezza, quindi la moto molto più confortevole, un pochino girata verso il posteriore, quindi meno carica di posizioni di guida, però anteriore e posteriore lavorano un pochino più diciamo in armonia, e questo fa sì che appunto il comfort sia ottimo, la maneggevolezza sia molto valida sulla R. Ovviamente nella seconda parte di piega la RS scende più velocemente, ma questo è dovuto soprattutto all'utilizzo di diversi pneumatici, perché ricordo che l'RS monta i Supercorsa SP V3 di serie, mentre la R monta le Continental Conti Road, gomme diciamo di 2 step sotto a livello di sportività, e quindi anche con profili più calmi, quindi però le gomme si possono cambiare. Sono convinto che con dei pneumatici più performanti a livello di profili la R possa recuperare anche la seconda fase di discesa in piega. Il fatto di essere un pochino girata verso il posteriore fa sì che appunto la moto esca dallo zero, quindi dalla verticale, in modo più rapido. C'è sì probabilmente un po' meno appoggio per terra, un po' meno spinta da parte dei pneumatici, ma appunto, ripeto, secondo me gran parte di questa cosa è dovuta al fatto delle gomme. Frenata molto valida anche sulla R, devo dire che tra l'altro la R consente di portarsi la leva più vicino, e io appunto che ho le mani piccole gradisco, quindi magari chi non ha le mani grandissime, le ragazze, sicuramente sulla R troveranno una leva più amichevole da questo punto di vista. Quindi diciamo, per quanto riguarda la guida stradale, le due moto hanno molte cose in comune. È chiaro che se uno, quando si spinge oltre, quando si va a cercare il limite, quando si vuole andare a girare in pista, la RS ovviamente ha qualcosa in più. E quindi cosa scegliere? Si sceglie in relazione a quello che si intende fare della moto. Per una guida stradale normale la R è super competitiva, soprattutto perché in quel segmento in cui si va a piazzare a quella fascia di prezzo, quindi intorno ai 10.000 euro, è una delle moto in assoluto più dotate, una delle più leggere e anche una delle più potenti, per cui sicuramente se la gioca alla grandissima. L'RS spinge un po' di più, e magari se nel mio calendario annuale delle uscite inserisco, oltre dei bei giri sui passi, anche qualche uscita in pista, allora io dico magari che la RS vale la spesa. Parliamo del cambio, sicuramente valido, mi era piaciuto già anche nella versione 2020, quick shifter che funziona molto bene sia in salita sia in scalata, con magari non super morbido il comando, però un cambio preciso che non sbaglia mai un colpo. Devo dire che l'equipaggiamento della R sicuramente è un pochino più pragmatico e meno scenografico di quello della RS, la strumentazione che è in comune con la Trident 660 non è TFT, sicuramente fa meno scena, ma all'atto pratico su strada i contagiri, la capacità di comunicare i dati al pilota è quasi superiore a quella del TFT. Il contagiri per esempio si legge molto meglio. Mi sembra più o meno tutto, questo è quello che mi sono appuntato sul mio taccuino durante la prova delle nuove Street Triple 2023. Io ovviamente se manca qualcosa, se avete delle curiosità, vi aspetto qua sotto nei commenti. Tanto sapete che qualsiasi cosa voi scrivate noi rispondiamo sempre a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che vogliamo arrivare velocemente ai 100.000, e io vi aspetto al prossimo video.